Buonasera a tutti, benvenuti a questa edizione del webinar. Oggi abbiamo coach Mike Vannucci che ci parlerà per quanto riguarda i ricevitori del double move, le tecniche per liberarsi. Mi diceva prima che ne ha una lunga serie, ha dovuto accorciare tutto perché ne ha veramente tante. Spero di stare nei tempi, è una sessione un po' più lunga perché chiaramente abbiamo anche la traduzione che non sarà simultanea. Mike parlerà per un po', poi Fabrizio Bocci farà una traduzione riassuntiva, diciamo così. Il moderatore sarà ancora Valerio Bozzarini. Vi ricordo che dovete tenere tutti quanti l'audio e il video, l'audio staccato, il video quello è meno importante. E tutte le domande le potete fare direttamente attraverso la chat direttamente al moderatore, a Valerio Bozzarini per iscritto, che poi le tradurrà e le trasferirà a Coach Bocci per la traduzione a Mike. Questo è quanto è. Anche oggi siamo comunque un numero veramente elevato, siamo già 110 in linea su 140 iscritti, quindi questi webinar continuano a darci molta soddisfazione dal punto di vista del vostro gradimento. Ancora qui c'è un promemoria sulle domande, siate sintetici in modo che così Valerio fa prima a riassumere. Ok? Ci sentiamo alla fine. Intanto, Mike, it's your time. Awesome. All right, how you guys doing? I'm really honored to be here today. I just want to start out by saying it brings me great sorrow that you guys lost your season this year, but I think it's a really important time. Obviously, we hope everybody's healthy and well, and we're doing what we can, but it's a really good time to improve in professional development. If you're a player, to grow as a player. If you're a coach, to grow as a coach. Allora, Mike è molto contento di essere qui, ovviamente gli dispiace molto per il fatto che abbiamo tutti noi perso la stagione, però stiamo cercando di sfruttare questo tempo nel miglior modo possibile per crescere come allenatori o come giocatori. Today we'll be going over the art of the double move. We'll get into a lot of details that are involved with it. Parleremo del double move e dettagli che sono coinvolti in questo. Brief background about myself. We'll go very quickly. I'm 28 years old now, from Long Island, New York. Have experience coaching at the high school and college level. And for those of you guys that don't know, I actually played 3 years and coached 3 years with the Guelphi Forense. Questo è un minimo della sua carriera. Ha 28 anni, viene da Long Island, New York. Ha avuto, per chi non lo conosce, esperienza 3 anni come giocatore per i Guelfi e per 3 anni ha anche allenato in simultanea e lo scorso anno insieme a Coach Briles. Here are the objectives or routes we're going to cover today. I'm going to leave a few out for time purposes. I'm going to leave the few out that I feel are the least run, so we'll get the most out of the presentation. Queste sono più o meno le tracce di cui parleremo oggi, alcune verranno escluse, quelle meno popolari, ma l'idea è di partire con questo elenco. So big thing here is attention to detail. These are points that we're going to have to implement into every double move. Alcuni concetti prima di iniziare sono l'attenzione ai dettagli, e questo è importante su tutti i tipi di traccia con double move che vengono fatte. Every double move has an original route. Okay, we need to run the original route first. So I refer to that as the origin. I have to know what my origin is. If I have a sluggo, my origin is a slant. It should look like a slant until it's not. La prima cosa importante è che tutte le tracce double move hanno una traccia originale, che lui chiama originale. Quindi, per esempio, se facciamo una sluggo che è slant and go, per prima cosa dobbiamo eseguire una slant fatta in maniera decente, fatta in modo appropriato. Everything has to look the same. Tutto deve essere uguale. The second point is, now this isn't on every single route, but large majority, out of our first or origin, we want to snap our eyes and find the quarterback to trigger that defender to break on the first move. Non è vero per tutte le tracce, ma come concetto generale la cosa importante è che una volta fatto il primo movimento vogliamo portare gli occhi verso il QB. Coverage matters. So who am I manipulating? Where my cover defender is. It's going to affect my angle of departure or how I leave my break
when to locate the football, and how long am I on the double move for. L'altra cosa importante è sapere qual è la copertura, perché la mia traccia verrà corsa in maniera diversa a seconda della copertura che c'è, quindi che profondità, come mi devo comportare, come la devo adattare e trovare sempre il QB. We have to understand who we're manipulating. Sometimes we're just manipulating our cover defender, maybe our corner over us. Sometimes we have to manipulate the safety inside of us as well. Understand who we're manipulating. It plays a big role in the effectiveness of our route. E dobbiamo sapere chi stiamo manipolando, su chi stiamo lavorando. Qualche volta la traccia lavora sul corner, qualche altra volta la traccia va a impattare il movimento della safety, quindi dobbiamo sapere su chi stiamo lavorando. And patience, and more patience. The biggest issue guys have with double moves is they rush them. If we're not selling our defender anything, he's not buying it, okay? We need to get him to drive the first route. So we have to be patient. L'altra cosa importante è essere pazienti e poi ancora pazienti. Noi dobbiamo vendere prima una cosa. Se io faccio una traccia fasulla, devo prima far credere al difensore e farlo reagire su questa prima traccia. And then obviously not every double move is down the field, but when they are, we got to make them hurt. We only get so many of them in a game. E l'altra cosa importante è che non ci saranno molte double move route durante una partita. La volta che lo facciamo vogliamo portare a casa un risultato in fondo al campo. First route we're going over is the whip. The shallow cross is the origin, so it should look like a shallow cross until it's not anymore. La prima traccia che vediamo è la whip, una traccia che inizia con la shallow cross, quindi con la traccia che attraversa il campo e che ovviamente non sarà poi la shallow cross. Really quickly also, the terminology that is being used in this presentation is completely arbitrary. We're not worried about how these routes are named. It's not important what they are called. What the important thing is how we run them. La terminologia che viene usata è arbitraria, lui usa quella con cui è più familiare, non è obbligatorio chiamarle così, quindi non ci concentriamo sui nomi, ma ci concentriamo sull'essenza e sull'esecuzione. Every offense is going to have different names. Tutti gli attacchi hanno nomi diversi. All right, so here, just like on a lot of routes, we have to threaten vertically. On the whip, we're threatening horizontally. We need to get him to flip his hip and turn to run. Allora, in alcune tracce si attacca la profondità verticale, questa è una traccia che inizia con un movimento che è orizzontale, quindi sarà una traccia che attacca la copertura in modo orizzontale. Ideally, we're working a drop pop foot cadence, which is 2 steps. Sometimes it'll be a 3-step or a snap trigger 1-2 foot cadence. Quindi in questo caso potrebbe essere uno o due passi, ci potrebbe essere un terzo passo con una cadenza, vedremo come aggiustarla. And we'll take a look at it. So here we have Tyrell Williams at the bottom of your screen in a condensed split. Allora, sulla parte bassa dello schermo vedete il ricevitore che parte allineato vicino alla offensive line. Now, this is one of the routes that we don't need to snap our head and eyes to the quarterback because a shallow cross would not be getting the ball in here unless this dog or this Mike backer, inside backer, shows blitz. Allora, questa traccia non abbiamo bisogno di girare subito la testa verso il QB perché a meno che il linebacker che ha evidenziato non vada in blitz, non è una traccia che viene completata in quel cerchio disegnato sullo schermo, ma andrà oltre. So the big thing here is really just heating this guy up, trying to beat him across his face as fast as possible so we get him to flip his hip and turn and run. L'obiettivo principale è quello di battere il difensore che è davanti in maniera veloce in modo che lui vada a 2000 verso l'interno. And we're going to see it from the tight view as well, if I remember correctly. But this is what we need. You see his whole body getting ready to chase across the field. This is what we mean by threaten horizontally. When he gets shallow cross and man coverage, there's nobody else to cover him. He has to run and chase. But if we kind of chop up our strides and we don't threaten him horizontally, he's not going to chase us. Quello che intendiamo dire con minacciare, essere una minaccia orizzontale, è fare in modo che il difensore sposti l'intero corpo verso l'interno in questo caso, quindi porti la sua inerzia con tutto il corpo verso l'interno
in modo che noi possiamo reagire all'esterno e lasciarlo distanziato. So he's just going to treat this just like he's running a shallow cross. He's going to work a jab and burst inside. Quindi, Now here's the drop pop we're talking about. La prima mossa è un jab step verso l'esterno e poi un drive inside, un movimento molto veloce verso l'esterno. Adesso, appena il difensore sappiamo che si è mosso, facciamo drop and pop. So he threatened him horizontally. Now he's turned and run. Now he's going to drop in this inside foot and pop on his upfield foot to drive out. Quindi appena ci rendiamo conto che il difensore sta reagendo in maniera decisa verso l'interno, facciamo il drop, cioè piantiamo il piede verso l'interno e facciamo il pop verso l'esterno. Drop, pop, and break it back outside. E ci giriamo fuori e in questo caso abbiamo una magnifica separazione. Here's another example. Here's Keenan Allen running the same exact route. He's going to push the horizontal stem a little bit longer. Questa è la stessa identica traccia, solo che la parte interna, la parte orizzontale è un pochino più lunga di quella che abbiamo visto prima. Good point of reference here as well. On our first 2 to 3 steps, it's nice to kind of keep this chin level or even peak it a little bit to notice how aggressive he is to driving this route. I want to be able to see how quick he's going to flip and turn this hip. You'll notice that Keenan Allen is able to identify this DB his whole way out of his peripheral vision. Un altro dettaglio che potremmo avere è tenere basso il mento per far credere al difensore che stiamo veramente andando a 2000 verso l'interno, e non appena ci rendiamo conto che il difensore ha bevuto questa traccia possiamo effettuare la variazione. And you're going to see the drop pop right here. So here's his inside foot. He's going to drop and he's going to pop. Okay. The only difference here is the only reason we would really snap on this and take an extra step is how far are we working inside to return. The shorter I'm working horizontally, the less speed I'm going to be at, the less velocity I'm going to be running at. So it's easier to get out in 2 steps. Allora, la ragione per cui a volte facciamo una parte orizzontale più corta è perché se prendiamo meno velocità riusciamo a esplodere verso l'esterno più rapidamente. In questo caso ha fatto un passo in più per essere ancora più credibile, per portare ancora in maniera più decisa il difensore verso l'interno. Poi ovviamente ha impatto anche dove sono allineato, se sono molto all'esterno, se sono all'interno. And this is where we want to be when we work this break. Nose over my toe. My hips are going to sink a little bit. You'll see a lot of guys with their upper body just upright, and they're chopping and taking forever to get out. We got to sink into our hips, our nose over our toe. We're going to drop, we're going to pop, and we're going to return outside. Quello che vogliamo fare su questo tipo di traccia è tenere il naso, la faccia quindi sopra al piede che si pianta. Molte volte vediamo dei giocatori che fanno questo movimento con il corpo completamente all'indietro, quindi io non sto mai eseguendo uno shallow cross credibile in quel caso. And here's the same thing. Here's Tyrell Williams again. He's on the right of your screen. He's going to work the same exact route. Guardate la parte destra dello schermo. That's another good visual of it. Come vedete qui ha fatto una parte interna molto corta e è riuscita a esplodere immediatamente fuori, quello che diceva prima. When this cover defender's in man coverage and he gets horizontal or immediate release, he's got to get going. The important thing here is that Tyrell Williams, this receiver, does not bullshit his stride. It is a full 1-2 before he returns it back out. Quando siamo in man coverage è importante che non abbiamo perdita di tempo con i piedi. Lui fa 2 passi netti, decisi e poi esce fuori. Non ha esitazioni con i piedi, non fa choppy steps. Drop, pop. Drop, we're gonna break it back out. Pop, boom. So here's the return route. And we're going to go through this a little bit quicker than the whip because it's very similar. There's one point I want to touch base on in this. So similar to the whip, but rather than we're running it from a shallow cross,
This is more off of an in-breaking route, whether that's a slant or a short in. Allora, questa qui spenderemo un po' meno tempo perché la return è abbastanza simile alla whip che abbiamo visto prima. L'unica differenza, la differenza principale è che non è una traccia che viene corsa dalla shallow cross come traccia originale, ma è più da una traccia tipo slant o quelle tracce che hanno un taglio verso l'interno. And this can be the same foot cadence that we use on the whip. 3-step or snap or drop pop. Quindi questa qui è la stessa cadenza che usiamo per la whip, quindi o 3 passi o drop pop. So here's the first one we're going to show. This is Jakeem Grant in the slot right here. He's going to be working a slant return, but what he does here really well is he bursts 3 strides to the slant, bursts 3 strides back inside before dropping and returning back outside. The biggest thing here, as we spoke about, is we have to run the origin first. He makes it look like a slant before he returns it back outside. Questo ricevitore interno corre una slant return. La cosa che dobbiamo vedere molto bene è che lui fa l'inizio della slant molto credibile, quindi 3 passi decisi verticali, 3 passi verso l'interno e poi il return verso l'esterno. And the important thing here is if you run 2-step slants here, then this return route should be a 2-step slant. It's got to mirror with whatever you run in your offense. Se nel vostro attacco corri una slant a 2 passi, quando fai la return devi fare la finta con 2 passi. Tutto deve essere identico alla traccia originale. We want to make everything look exactly the same. Now here we're going to have the snap 1-2. Snap 1-2, back out. Quindi qui vediamo la sequenza che è snap 1-2 e ritorno verso l'esterno. Nose over toe, hip sink, arms tight to his body. He's in a position that he can efficiently break out. I dettagli importanti: la faccia davanti sopra i piedi, le anche che affondano, che scendono, che calano verticalmente, le mani vicino al corpo. È una posizione che consente di uscire verso l'esterno in maniera molto efficiente. Now here it is from a short in rather than a slant, but we're not even going to really break down the specific of the return. I want to focus here on the tempo that Davante Adams uses and why he uses this tempo. Questa è un'altra variazione, non ci focalizziamo sulla traccia originale, che è leggermente diversa, ma quello che ci interessa è il tempo, il ritmo che viene dato a questo tipo di movimenti. Now, he does a nice job with his return route, right? He short ends it, to the quarterback, presented as a target. There's nothing for this guy not to believe that I'm going to get the ball on this short in. In questo short in le cose che fanno credere al difensore che sia effettivamente la traccia originale quella che sta facendo è il fatto che lui prende posizione, gira all'interno, si mostra verso il QB, quindi porta lo sguardo, il difensore deve per forza credere a quella traccia lì. Okay, but let's talk about the tempo Davante Adams uses here, and then we'll look at why. Now notice he's not at full speed once during this route. Allora, speed once. Parliamo del tempo, della velocità con cui viene eseguita. Lui non sta facendo la prima parte a piena velocità. After the ball, he obviously goes to full speed. But let's take a look at why. And this is really important in understanding double moves, okay? A lot of times they're paired up with some type of play action or some type of different read. Cerchiamo di capire il perché si muoveva in quel modo, perché capire cosa sta succedendo in tutto lo schema è fondamentale, capire se c'è una play action, se c'è una combinazione. So we need to ask ourselves, where am I in this route progression? Quindi la prima cosa che devo capire è in quale posizione sono io della progressione di lettura del QB. They have single high coverage here, okay? It's 1 or 3. Judging by where they are, it's probably not cover 3 due to the being in the tight zone. Quindi qui abbiamo una singola safety, quindi pre-snap iniziamo a pensare che è o cover 1 o cover 3, probabilmente non è una cover 1 non è una cover 3 perché abbiamo un giocatore corto sullo slot in basso allo schermo. The Packers are running double seams
I Packers stanno correndo 2 sim con gli slot interni with the return. e c'hanno il return sull'esterno. If Devontae Adams runs this route full speed, knowing he's not the number one read here, the Packers on this route concept are working seams to outside. If Devontae Adams runs this route at full speed, by the time Rodgers is looking at him, the DB will have already broken on this route. So understanding where I am in progression dictates the tempo I use when I run my route. Quindi la ragione per cui non la sta correndo a piena velocità è perché lui è una seconda lettura. Loro stanno leggendo seam to return. Se lui l'avesse corsa a velocità piena, si sarebbe portato il difensore verso di sé. So now we're going to work on sluggo. I think this is maybe the most common run double move. Slant is the origin. Should look like slant until it's not. Yeah, go ahead, coach. Parliamo di sluggo, che probabilmente è quella più comune, che è una slant and go, e ovviamente la prima parte deve sembrare come una slant, anche se dopo non lo sarà. If you run 3-step slants, it should be a 3-step slant. If you run 5-step slants, it should be a 5-step slant. If you run 1-step slant, it should be a 1-step slant. It's got to look exactly the same. Deve essere assolutamente identica alla slant che viene eseguita normalmente, che sia un passo, 3 passi, 5 passi. Quello che fate va fatto anche in questa. So the angle of departure is dictated by your cover defender and the next man over. We want to enter with the single pressure step and exit with the single pressure step. L'angolo di apertura, di partenza, è dettato da il difensore che avete e anche dal secondo giocatore all'interno, per esempio corner e la safety. Quindi io faccio un break verso l'interno con un singolo punto di pressione, poi faccio un break verticale con un altro singolo punto di pressione. When the cover defender's driving underneath us to undercut it, we usually want to break it back vertical. And when the cover defender's driving our upfield shoulder, we usually want to slip them. Allora, l'esecuzione di questa traccia è: io corro la slant, non appena il difensore sta cercando di infilarmi sotto, io mi porto verticale, e quando il difensore cerca di coprirmi verticale, io faccio uno slip, cioè cerco di andargli lateralmente. We're going to take a look at that and how to identify that right now. Lo vediamo adesso nei video. Okay, so here's Amari Cooper. This is man coverage. The reason this is man coverage, this is a cut up video. He got cross ball motion. So he motioned from the right side of the ball to the left, and he got his cover defender traveling all the way. Immediate identification of man coverage. Questo è man coverage, ne siamo sicuri perché lui è arrivato, a Amari Cooper, in quella posizione da una motion e il cornerback l'ha seguito, quindi abbiamo una relativa certezza di questo. We get man coverage and we're running a slant. He's going to drive this upfield shoulder to try and break this route up. In man coverage faccio una slant, cerco di spingermi all'interno. Cooper makes it look exactly like a slant. 1, 2, pressure step. Head and eyes to the quarterback. There's nothing for this guy to believe that Amari Cooper's not trying to win on a slant route. Amari Cooper sul taglio, che viene eseguito in maniera identica a come corre le slant, porta subito gli occhi sul QB. Quindi non c'è nessuna differenza per il cornerback nel pensare che non sia una slant. He's going to stay on his slant for 3 steps. 1. Sta con la slant per 3 passi. On this third step is our second pressure step to drive us and slip the defender. Sul secondo passo lui fa un altro pressure step e scivola sotto al difensore e si porta verticale, come fosse un'altra slant alla rovescia quasi. Okay, really important. So we're 1, 2, 3 back to a pressure step. But super important, and I think this is the one thing that guys really struggle with. A lot of times the ball gets overthrown on double moves, and it's not the quarterback's fault. And I'm a receiver, so for me to say that says a lot. Quello che è molto importante, e spesso vediamo
che vengono lanciati oltre le tracce double move, e si dà una colpa, si accusa il QB di aver lanciato oltre, invece spesso e volentieri dipende da una mancanza di tecnica nell'esecuzione della traccia da parte dei ricevitori. Right now, I was just a receiver, okay, and I ran my route. Right now, I'm not a receiver anymore, okay? I am a sprinter. I am a sprinter right now. A lot of guys, when they come out of this double move, they'll kind of start looking for the ball. They'll open their shoulders up, and it'll slow themselves down. Fino al momento precedente a questo, io ero un ricevitore che stava correndo una traccia. Da questo momento in poi io sono uno sprinter, sono un centometrista. Molte volte si vedono dei ragazzi che a questo punto girano le spalle, aprono le anche e rallentano per guardare il QB. Io qui devo acquistare un vantaggio verticale. I tell my guys all the time, have you ever seen Usain Bolt running down the track with his shoulders open? And they immediately think, no, I haven't, because it's slow as shit. So we go from receiver when we run our route to sprinter when we exit our route for at least 3 steps. Now I'm a receiver again. Quello che Mike dice ai suoi ragazzi è: quando usciamo da quello slip, avete mai visto Usain Bolt correre 100 metri con le spalle girate e con le anche girate? La risposta è no, quindi io lì devo essere uno sprinter. Dopo divento di nuovo un ricevitore. I'm a receiver, I'll track the football, let's play ball. Dopo, da ricevitore, cerco il pallone e gioco a football. Here's another example, same thing, is sluggo slip. Ecco un altro esempio di sluggo slip move. Okay. Defenders inside leverage, indicator, I'm probably going to break this thing underneath him, I'm probably going to slip him. Single high safety, probably going to slip him, I think it's man coverage. Quello che vedo è il cornerback in inside leverage, quindi gli devo infilare dentro e sfilare fuori. La singola safety, quindi potrebbe essere man coverage. One more time, head and eye. The biggest thing here is look at him with his head and eyes. Guardate lo sguardo. Non appena il ricevitore guarda il QB, il difensore arriva. Look, he looks. He drives the route, we slip him. Now, here's an example when we want to take this thing vertical up the hash versus slip, okay? He's going to, Odell Beckham's going to get a 3 strong look here. One of the safeties is going to rob, and then it's going to be single high. Odell Beckham, prior to this week, scored touchdowns on slants in 3 straight games. Guardate questo giocatore, come riesce a fare questa double move in maniera fluida. Okay? So rather than slipping the corner here, we're going to take it up the hash. When we get usually cover 3 or single high with outside leverage where this corner is going to zone off, I can't slip him. He's not driving that inside shoulder. So now I want to, same thing, this is frozen at the single jab. Questo che viene chiamato closing single jab è una variante, poiché questo difensore non cerca di venirmi all'interno ma mantiene la posizione, io non posso fare la mossa di slip verso l'esterno, quindi semplicemente dopo aver fatto i 3 passi all'interno mi porto verticale. He's single jab, he's going to get back to his vertical stem, 2, 3, looks just like a slant. But notice where this cover defender is. He's zoning off. Quindi lui fa la prima parte verticale, adesso fa il taglio verso l'interno, ma il difensore non è mai venuto dentro, quindi lui sta proteggendo quella parte esterna. Io non riesco a fare la slip per andargli fuori qui. So now Odell is just going to pressure step this thing, okay? Adesso fa il pressure step verso l'interno. ID's the safety. Cerco la safety. Dov'è la safety a questo punto? 1, 2, 3, shoot it up the hash. Terzo passo e a questo punto vado lungo l'hash mark verticale. Just enough head and eyes. Just enough head and eyes to manipulate. We look. Sempre
un po' di sguardo, usa un po' la testa per manipolare il difensore e fargli perdere, fargli avere un po' di esitazione. And here's another good look at it. Geronimo Allison at the bottom of your screen. Ecco un altro esempio in basso allo schermo. Before we dive into this route, it's not just the receiver winning this route. The offense has to commit to it, okay? Oftentimes, these safeties are told to trigger when this quarterback takes his front hand off the ball. Quindi non è solo questione di eseguire una traccia, ma è proprio tutto l'attacco che deve funzionare in maniera coordinata. Molte volte al safety gli viene detto di reagire su un movimento del QB. Watch Rodgers pull this front hand off the ball and watch this safety drive the slant. Guardate Rodgers che sta aprendo il pallone come se lanciasse la slant o la flat e la safety inizia a reagire su quel movimento. Quindi questo dà vantaggio all'esecuzione della traccia. Front hand drop leaves, safety drives. Quindi lui apre e la safety scende. Okay, but let's look at the route a little bit more. So he's going to push his slant. This looks exactly the same. Really nice get off. Guardate l'esecuzione della traccia. Slant, è proprio una slant. Pianta il piede esterno. Pressure step. Pressure step. He's IDing the safety and then snaps it to the quarterback. We look. Lui in questo momento, il ricevitore, sta guardando due giocatori. Dov'è il corner, ma dov'è anche la safety? So here's his pressure step. 1, 2, 3. Take it up the hash. Corner zoned off, high and outside. Safety robs it. Il corner se ne sta nella zona, lui si fa i 3 passi interni, di nuovo un pressure step e via verticale in fondo al campo. Pump route, okay? So we'll go through this one quick. We got a bunch of routes to get to. This is a really good route to put in versus two man. Out route is the origin. It should look like an out until it's not. Speed cut or square cut is determined by what you normally run. Il pump, questa è dobbiamo andare un po' veloci anche per il tempo, è una traccia che viene molto bene contro la cover 2 uomo. La traccia di origine dovrebbe sembrare come una out fino a che non si effettua un altro taglio che viene determinato dalla situazione o dal gioco stesso. We want to exit with a single pressure step. We want to avoid chopping our steps, and we often want to wrap that low cover defender. Vogliamo uscire da questa traccia con un singolo pressure step, non vogliamo fare i passettini, i choppy steps, e spesso vogliamo anche fare quello che viene chiamato wrap, cioè avvolgersi, girare intorno. We'll break that down in depth. Lo vediamo adesso in profondità. All right, so before we get into this is a really good coaching point for receivers. His man cover defender blitzes. Just watch him give a look real quick to identify if Rodgers is going to rip it to him into the blitz. Allora, qui contro man coverage, se quel giocatore va in blitz, avrebbe potuto lanciargli la palla subito. He's prepared if Rodgers is throwing hot off this guy. Cobb doesn't understand the protection, so he doesn't realize that this isn't his hot read. Quindi lui sarebbe pronto a ricevere quella palla, è nel concetto della protezione, avrebbero potuto sfruttare quell'opportunità. All right, now he's going to continue on to his pump route, which is an out. Works back inside towards the hash. Quindi adesso lui, visto che non viene sfruttato come hot route, continua su quello che è lo schema, che sarebbe un out e poi torna verticale. Okay, so here's another example. He's working against one of the best cover linebackers in the game. He's retired now. He's going to work the same route. He's going to be a little bit more patient. He's to the boundary. Adesso lo vediamo correre la stessa traccia contro uno dei migliori linebacker in copertura, anche se è leggermente diversa. We look,
he's got to drive. There's nothing to tell this guy that this is not an out route. He actually wins on the out, so this guy is in oh shit mode. I better go cover him. Io devo portare sempre lo sguardo verso il QB, perché nel momento che lui ha lo sguardo, il linebacker è costretto ad andare a coprirlo, anzi in questa modalità è in oh shit, oh merda, perché dice sono in ritardo, lui ha già vantaggio sull'esterno e quindi deve andare in modo deciso a recuperare. Makes it look exactly like an out before single pressure step. Right here, one step, no choppy strides. Okay? Qui di nuovo deve sembrare come un out e dopo un singolo pressure step, non pesticciamento. We want to wrap this defender, and I'm going to explain what I mean by that and why it's important. E vogliamo avvolgere, girare intorno a questo difensore. E adesso cerca di spiegarvi che cosa intende esattamente. This is not a long ball. This is a throw that should be hit anywhere from 8 to 12 yards. Questa è una traccia che viene colpita di solito tra 8 e 12 yard. This should be thrown on a line, and if we don't wrap this guy, if we stay vertical here, he's in trail. This ball then has to be dropped over the top, okay? A, he might get a hand on it. B, it puts the ball flight time longer, and somebody from the sky or a safety can come blow this up. Questo è un lancio che deve essere molto rapido, molto verticale su una retta. Se lui continuasse ad andare dritto verticale verso l'end zone in questo modo, il linebacker sarebbe sulle sue tracce. La palla dovrebbe essere sopra di lui, in qualche modo potrebbe ostacolarla o deflettarla con una mano. Invece girandoci intorno, quindi avvolgendolo verso l'interno, dà la possibilità al QB di lanciare la palla molto veloce. So what we want to do is wrap him tighter into the hash so this ball can be driven on a line, hitting about 8 to 10, 8 to 12 yards in depth. Avvolgiamoci e prendiamo la palla velocemente. We'll see it one more time. We'll let it run full speed. Really good two-man beater. One thing that we need to discuss, now if we're running this 2x2, they're running a 3x1. We have patience. We have time because what we want to pair this with is an outside vertical most of the times. That outside vertical is going to lift that safety. So the more patient we are here, the more room there is here to hit it. Solitamente questa traccia si esegue contro una cover 2 man e si abbina con una traccia verticale sull'esterno, in modo che la traccia verticale si porti via la safety e quando il ricevitore gira intorno al linebacker non si trovi più la safety sulle sue tracce. Other thing it's good, it's almost a stick and nod type route where you have your out here, you're kind of running your stick and back inside. Un'altra variante potrebbe essere lo stick and nod, dove invece che la traccia verticale all'esterno abbiamo un quick out e l'interno che fa stick e torna dentro. All right, so here's another example of it, and I'm not really going to get through the coaching points we just discussed, but the important thing is to understand the leverage of my cover defender. Non la analizziamo in dettaglio, ma la cosa importante qui è capire il leverage dell'uomo che mi copre in qualsiasi traccia che stia eseguendo. Right now, his cover defender has inside leverage. Quindi in questo momento il giocatore che lo copre è verso l'interno. The way he runs the route versus this contour is extremely different than the way he's going to run it now, where he's just shifted head up the outside. Quindi il modo in cui lui avrebbe corso la traccia con il difensore interno è estremamente diverso da come lo corre adesso che gli si è portato di fronte. And you'll see the difference from the way Cobb ran it. E si vede la differenza da come viene eseguita. Okay? So right now he's inside leverage. In questo momento è inside leverage. Dopo diventa frontale. While the snap is coming and post snap, he shifts outside.
So now we have pre-snap, we're gathering information. Post-snap, we have to confirm it. Quindi pre-snap io acquisisco delle informazioni che devono essere confermate dopo lo snap. Prima dello snap c'era una situazione, dopo lo snap c'è una situazione opposta. So pre-snap, he's inside up top. Post-snap, he's outside down low. Two different ways we're going to run it. We saw the way to run it versus inside. Now we're going to discuss how to win it versus outside. Nella clip precedente abbiamo visto come si correva contro una copertura inside, interna. Adesso vediamo come si corre contro una copertura dall'esterno. When he's inside, I got to pull him a little bit, okay? And I got to be a little bit more patient here to go there. Quando ce l'ho interno, io devo essere un pochino più paziente nel pezzetto che va verso l'esterno prima di rilasciarmi in profondità. But if I try to run this full out with him outside of me, all he's going to do is get hands on, snatch me up, the timing is off, I'm not getting the ball. Se usassi la stessa tecnica in questa situazione, lui mi metterebbe le mani addosso e rovinerebbe tutto il ritmo del mio movimento. All we have to do is give him some type of hip shift, head and shoulder move to pull him, and really just have him pick this foot up and put it down outside. Quindi quello che dobbiamo fare è un movimento rapido di testa e spalle verso l'esterno e cercare di fargli aprire quel piede esterno a lui in modo poi da rilasciarsi dentro. Like so. Now, the one last coaching point I want to discuss here, and this is really important for not just this route, but a lot of moves where we're kind of giving that open field crossover. I need to give myself space to make this move. If I make this move on his toes, especially in our game in Italy, he's just going to snatch me up. He's going to put his hands on my breastplate. I'm not going to be able to move. So I need to give myself 1.5 yards to 2 yards to make this move and manipulate this cover defender. Un altro coaching point molto importante, soprattutto anche in Italia, è che quando eseguiamo non solo questa traccia ma molte altre, io devo lasciarmi dello spazio in cui lavorare, quindi devo stare a 1,5 yard, 2 yard. Se mi avvicino troppo, il difensore mi mette le mani sul torace e distrugge tutto quello che io possa fare. See it one more time. Full. Just enough to leave him outside. Appena per tenermelo fuori e riuscire ad andare dentro. So here's our out and up, and this is the basic out and up. We call it a chair. I've heard it called a chair. You guys could call it whatever you want. The big things here is that it has to mirror whatever depth we run our outs at. If we only run 6 yard outs, I can't run an out and up at 8.5 because he's not going to buy it. He's going to know they never run their outs here. Something else has to be coming. Questa è la chair, l'out and up, è il nome che gli dà lui. Di nuovo, la cosa importante è che la parte di out sia fatta in maniera identica a quella vera, non quella col double move. So out is the origin, should look like an out until it's not. Speed cut, square cut is determined by our situation or scheme. Di nuovo la tecnica di taglio, la profondità è determinata dalla situazione o dal gioco. Exit with the single pressure step and now it is a go ball. L'uscita da questa traccia è di nuovo con un singolo pressure step e diventa una go, quindi è una traccia verticale. So here's Eddie Royal right here. This is the textbooks. Chair out, speed cuts the out and up. Makes it look exactly the same. Questo è dal libro di testo. Head and eyes. Now the big thing here we haven't mentioned yet, which is extremely important for us as receivers to understand, this guy does not know if I could see the quarterback or not. All we need to do is give that slight snap. We don't even have to see him. It's just the illusion that I'm looking for the ball. La cosa importante è il difensore da questa posizione non riesce a capire se il ricevitore può veramente vedere il QB o no. Quindi il semplice movimento della testa portata verso l'interno, anche se non riesco a vedere il QB, comunica al difensore che io sto correndo quella traccia. And then he's going to single pressure step
and win the route. E qui di nuovo single pressure step e verticale. Here's another example. Here's Randall Cobb at the bottom of our screen here. Parte bassa dello schermo. He does a really nice job making this look exactly the way he'd run this if it was an out route. Anche qui il ricevitore è molto bravo nel correre la parte di quick out esattamente come se fosse quella reale. What I mean by that is his cover defender's out high and outside, so he sprays it or stems to his outside shoulder just like he would if he was trying to win on an out route. La copertura è in outside leverage, quindi al difensore sull'esterno, lui esegue la parte iniziale andando ad attaccare la spalla esterna del difensore come farebbe se fosse una vera out. Makes it look exactly the same. Speed cut to the out. Speed cut verso l'esterno. Look, he looks. Testa che si gira. In my personal opinion, and this is based on how you want to coach it, we don't want to wrap this tight. Okay, I can continue to get width here in my wrap so I avoid the hands-on. Non so come la volete insegnare voi, opinione personale, lui non avrebbe girato così stretto rispetto al difensore, ma siccome c'è spazio nel campo avrebbe accelerato verso l'esterno, verso lo spazio libero. Regardless, this is an exceptional corner that's covering Randall Cobb, A, and B, watch Cobb just, it's second nature to him to just shed this DB's hands off of him. Il cornerback è un giocatore molto valido che sta coprendo Cobb, però lui è anche molto bravo a usare le mani per toglierselo di torno. He's going to just shed, get his hands off, and now it is a go ball. Now it's a vertical route. This looks just like we're at the line of scrimmage and Randall Cobb is working a speed release. It is now a go ball. Quindi da questo momento in poi lui che si è levato le mani del difensore è stato molto bravo a farlo con la mano, è una go, è come fare una traccia in allenamento. And you're going to see him stack, he fights the stack. Gli si mette davanti e il difensore è fuori gioco. Because unlike the pump, this ball is getting thrown downfield. Questa dopo la pompata viene lanciata in profondità nel campo. And now he pulls it back, just does a really nice job winning the go ball. Now we have high and outside leverage, okay? So the way we run this route is different. You can spray it like Cobb did, or you can do this, and this is which I prefer, but this is really only works if you're the widest receiver on the field. There, Cobb, I believe, was number 2. Here we have number 1. So we're going to spray this, and he's going to do something a little bit different than what Randall Cobb does. Questa è una tecnica leggermente diversa che è quella che Mike preferisce e dipende anche dall'allineamento dal quale si esegue. Vediamo in dettaglio questa tecnica. And we're going to break this down. Now, the reason this works is because Calvin Ridley made that look exactly the same the way the Falcons run it. If it was a speed cut, if it was a speed out. Il motivo per cui ha funzionato è perché il ricevitore l'ha eseguita in maniera perfetta come volevano che fosse. Now, here's the week prior. So that was against the Bengals. Here's the week prior versus the Saints. The Falcons running that quick out. Questa è la settimana prima che la facessero contro i Falcons. High and outside, speed cut up top, at the top of your screen. High and outside, quick out. High and outside, cioè il ricevitore esterno con la copertura soft, quindi un quick out. E questo era la settimana precedente. Okay, we're going to see it again. Bottom of your screen. High and outside. Copertura profonda e esterna, eseguo un quick out.
spray, quick out. So now we advance to the next week. La settimana successiva loro hanno fatto scout. We advance to the next week against Cincinnati. This corner has seen this 10 times already on film. Questo cornerback durante la settimana l'ha visto almeno 10 volte questa situazione. Profondo e esterno, mi aspetto il quick out. Condensed split, I'm high and outside, here comes the quick out. Quindi sto cercando di dettare la traccia da difensore. Okay? Now this is what I mean by make it look exactly the same. Questo è quello che significa farla apparire esattamente identica. There is nothing for this corner to believe that this ball's not getting thrown here. Look at Matt Ryan's shoulders. He's turned. His hallway is facing the out route. His head and eyes snap to the sideline. There's nothing to tell this corner it's not a quick out. In questo momento non c'è niente che possa dire a quel cornerback che non sia un quick out che lui si sta aspettando. We stick our foot in the ground with a single pressure step and slip inside him. La differenza è che pianta il piede interno e va in profondità. Single pressure step, slip underneath him. Now, not everybody's going to be able to pull this that smooth. Not everybody's Calvin Ridley, but ideally, we would like to single pressure step out of this thing. Non è una cosa che possono fare tutti nel modo in cui la fanno in NFL, ovviamente, però l'esecuzione in maniera corretta e senza esitazione delle tecniche ci porta a un grande vantaggio. Now here's going to be Sterling Shepard running the same route, just deeper depth. He's not going to single pressure step it. He's going to take 3 steps out, Qui which is fine. La stessa traccia, un pochino più profonda, in realtà qui non fa il passo interno, ma fa 3 passi verso l'esterno. And that's due to the longer vertical stem means higher velocity, which means it's harder to just one step and go. Il motivo probabilmente per cui usa la tecnica che abbiamo visto prima è che andando più in profondità aumenta la velocità e fare un passo verso l'interno, un passo verso l'esterno e il break verso l'interno diventa molto più difficile a velocità elevata. High and outside. Don't want to slip him. So here's where he's gonna roll over to a speed cut. Questo è il momento in cui viene fatto il rollover per girare verso uno speed cut. Look exactly the same. He could have sprayed at him, but he's so high and outside, the spray would make it tough. Makes it look exactly the same. Shoulders, hips square. There's his speed cut. Questo è lo speed cut. Lui tiene sempre in considerazione che ha un cornerback profondo e esterno. Now, unlike Ridley, he's going to go 1, 2, 3, stick and slip. In questo caso lui fa 3 passi, 1, 2, 3 e dopo viene verso l'interno. Probabilmente perché è ad alta velocità. Single pressure step here, he's not shopping to exit. Quindi di nuovo single pressure step, non è che sta lì a fare shopping. Boom. We're going to skip the squirrel just because it's very rarely run. So we'll move on to the hitch and go. So hitch is the origin, should look like a hitch until it is not. Di nuovo, hitch and go, altra traccia molto comune. La hitch è la traccia di origine fino a che non diventa qualcosa di diverso. We need to threaten vertical. It's patient and rhythmic at the top. It's drop pop, similar foot cadence to that of the whip. Dobbiamo essere pazienti, dobbiamo fare un hitch col ritmo come lo facciamo quando corriamo quella traccia lì e alla fine c'è una cadenza di piedi che è drop e pop molto simile a quella che abbiamo vista per la whip. If we're not patient on this and we rush out of this hitch, he has time to recover. We're going to discuss that.
Se non siamo pazienti a correre la hitch in maniera completa, ma la tiriamo via, la acceleriamo troppo, il difensore si trova in vantaggio per poter recuperare. We need to get width on the departure, and I'm going to discuss that in depth. And then we go receiver, sprinter, receiver, just like on the sluggo. Dobbiamo avere ampiezza sulla partenza e dopo dobbiamo accelerare come nelle tracce che abbiamo visto prima. So here's Odell Beckham at the top. He's going to be working a hitch and go down here in the tight zone. And we're going to get a better view of it. So here we go. The biggest thing here is make it look like the origin. Make it look just like the hitch. And he does that. Quindi qui siamo anche vicini alle end zone. La cosa fondamentale è farlo sembrare proprio un hitch. E lui è molto bravo in questo. He snaps rather than drop pops, which is fine. On the next one, he's actually going to drop pop. But the big thing here... Go ahead, sorry, coach. Lui fa lo snap invece di fare il drop pop, però in questo caso fa benissimo a fare questo. The big thing here, some guys like to snap, some guys like to drop pop. That's fine. We're not going to get into that. The big thing here is he presents as a target. La cosa importante, al di là della tecnica che ha usato, è che si presenta come un bersaglio per il QB. He has to be more extra patient because of the 4 or 5 yards of separation at the top. In questo caso deve essere molto molto paziente perché ha una separazione di 3-4 yard, quindi deve far scendere il difensore. If I rush this gap between us gives him time to react to the hitch and go. Se fosse ripartito prima del tempo che è stato lì, avrebbe dato modo al difensore di continuare a coprirlo. But I'm patient, I present, and he drives. Quindi io sono credibile, mi fermo, lui scende. The most important thing of the hitch and go is how we exit the route. La cosa più importante dell'hitch and go è come io esco dalla traccia hitch. I tight wrap this, the cover defender is going to collision me 10 out of 10 times. Se io mi giro molto stretto, probabilmente mi vado a scontrare col difensore la maggior parte delle volte. Because if we do our job, he should be driving the hitch. Perché lui viene giù a 2000 per colpire l'hitch. What I like to tell my guys is we want to exit a man over, or, for example, if we ran our hitch on the top of the numbers, we should exit near the bottom. Quindi la terminologia che lui insegna ai ragazzi è di uscire come se ci fosse un uomo oltre, o se viene fatta questa traccia sopra i numeri, quelli che sono disegnati in campo, si esce sotto ai numeri. And you'll see what I mean right now. He's going to exit a man over or with some width. He avoids contact. Lui sta uscendo un uomo oltre. Rather than getting hit with the shoulder pad where this route is done, he gets hit with the forearm and he's able to run right through it. Quindi anche se lui riesce a colpirlo con lo shoulder pads, la velocità, l'inerzia lo porta a rompere quell'impatto. And we're going to get another look at this in a different coverage. Potrebbe essere necessario farlo in maniera diversa con una copertura diversa. So here he gets a lower cover defender, so he doesn't have to be as patient, but he does have to exit a bit wider. Qui abbiamo un uomo in copertura che è più basso, quindi non dobbiamo essere così pazienti nel correre questa traccia, ma dobbiamo uscire molto bene. So here's a better view of it. He's going to work his hitch with a drop pop. Here comes the drop pop. Adesso fa la hitch con il drop pop. Now, a lot less cushion at the top here, so he does not have to stay in his hitch as long. In questo momento in cui lui esegue il taglio non c'è tutto il cuscino che abbiamo visto prima, quindi non ha bisogno di stare sulla hitch per molto tempo.
shoulders square, hips square, but he does keep eyes on the DB, which is it's your choice what you want to do. I like to get this back and trust that my route's going to get him to drive. Lui fa molto bene il fatto di girare le anche, il busto verso il QB, però mantiene gli occhi sul defensive back. Sarebbe meglio portare anche gli occhi verso il QB e avere fiducia nella traccia che sto eseguendo. But he exits wider because of how tight this DB is. Però lui esce più largo, è costretto a uscire più largo perché il difensore è molto vicino rispetto a prima. And now we go from receiver, sprinter. E qui di nuovo c'è la transizione tra le due modalità, ricevitore, sprinter. 5 strides before we look for the ball. Now we're a receiver again. Now I got to go make a play. Now let's go play ball. Dopo i passi da sprinter divento di nuovo un ricevitore e devo giocare a football. If I exit this route, and I start looking back here, and I slow down, he's got a good chance of recovering. Se una volta fatta l'uscita dalla hitch io inizio a cercare il pallone, a girare le spalle, a aprire le anche, do possibilità al cornerback di rimontare. We look late, we go make a play on the ball. See what it's all about. All right, so now we're going to discuss the stutter and go. No true second route. This is a kind of standalone double move. The object is we just need to threaten vertical. We have to really threaten this guy with our vertical stem. Adesso vediamo la stutter go, che è in pratica una traccia autonoma, non ha realmente una traccia originale di base, però è un movimento che ci consente di essere una minaccia in profondità. It should mimic any route that has that snap down or weight drop at the top of it. Questo dovrebbe imitare una qualsiasi traccia che abbia l'abbassamento del corpo alla fine della parte verticale. We want to run our stutters at identical depths of routes that we have breaking. So if I run 10-yard digs, 10-yard digs, 10-yard digs, then that's a good depth to run a 10-yard stutter and go. I want to snap down at 10 yards. Quindi cerchiamo di fare lo stutter, cioè il rallentamento a una profondità sulla quale corriamo altre tracce. Se io ho una dig, una traccia, uno square in che corro sempre a 10 yard, cercherò di fare lo stutter più o meno a quella distanza lì. The very minimum, we need this DB to freeze. Ideally, we'd get him to drive this route. La nostra intenzione è quello di, come minimo, di congelare un istante il difensore. In maniera ideale vorremmo che lui ci aggredisse. And when we get off coverage, we'd like to work a slight peek like we're really getting the ball. E in alcune Slight look. Contro alcune coperture dovremmo anche lavorare su girare un po' la testa, su andare a cercare un po' con lo sguardo il QB. So here's the first example. Cortland Sutton up top. He's going to work a stutter and go versus press. And we're going to get a better view of it right now. So Cortland Sutton's like 6'4", 230. He's a big fuck. If he can run this, we can all run it. Okay? Watch how well he sells this. E questo ricevitore è 6'4", 230 pounds, quindi è un corpo della Madonna. Probabilmente in pura velocità non gli andrebbe via al cornerback. Usando questa tattica cerca di crearsi un vantaggio. Watch how he sells this. On vertical snap. He's going to violently snap down here. Guardate, lui è verticale, in questo momento cerca di rallentare, di fermarsi. Nose over toe, hip sink, nothing to tell this guy that this a route is coming. The corner believes a route is coming. Lui cosa fa? Abbassa tiene la testa sui suoi piedi, abbassa le anche. In tutto e per tutto sembra che lui si stia fermando per fare una hook o per fare una traccia interna o esterna.
Non c'è un altro indicatore. Now he gets this corner to freeze on his upfield foot. When the corner freezes on this upfield foot here, he can't push off to go this way. Costringe il difensore a congelare, a fermare il piede che è più in profondità. Quando lui frena questo piede più in profondità, diventa uno sprinter. This looks as if he's ready to drive on a comeback. Il congelare quel piede gli servirebbe per riuscire a tornare indietro a coprire una traccia che si ferma. So while his weight is going this way, we're leaving and accelerating away. Il peso del difensore, congelando, piantando quel piede in terra, sta tornando verso la linea di scrimmage nel momento in cui il ricevitore diventa lo sprinter. And now we are a sprinter, right? Here we go. This is what we talk about. Nose over. Now I'm a receiver. Di nuovo, ricevitore, right now I'm a sprinter. Subito dopo l'uscita della finta sono uno sprinter e poi torno a essere un ricevitore. Now I gotta find this thing. Now I'm a receiver. This guy, look at how he is lost. He gives up on the play. He gets beat so bad. Lui se lo lascia andare via addirittura il difensore. Smette di correre a un certo punto. Now when we get cushion, we want to we need to get this guy to drive a little bit more because there's enough space for him to possibly recover. So we could be a little bit more patient, and we want to kind of flash our eyes to the quarterback just to manipulate this guy enough. Pur correndo la stessa traccia, in questo caso abbiamo più distanza dal difensore, quindi dobbiamo essere più pazienti, dobbiamo fare in modo che il difensore non ci basta che si congeli, ma deve iniziare il suo movimento verso il ricevitore, e probabilmente per fare questo dobbiamo dare un po' di testa, un po' di sguardo verso il QB. You're going to see Tyreek Hill here. He's going to threaten vertical. He's going to snap down. Nose over toes. He's going to peek. There's nothing to tell this guy that there's not a break coming. He's going to drive it. He peeks inside slightly. Nose is over. It looks like he's breaking on a route. Di nuovo, la parte verticale veloce, si porta con la testa in avanti, scende con le anche. Tutto farebbe sembrare al fatto che lui si stia fermando o che stia facendo un taglio verso l'interno. In questo momento il difensore inizia a rimontare verso la sua posizione. We get him to drive a step or two forward, and we are going to leave him. Quindi appena fa 2 passi, boom, riparte e se ne va. Aspetta il trasferimento di peso da parte del difensore. Can't express enough the importance of marrying this stutter depth with the depth of a route you have in your offense. Non riusciamo a spiegare in maniera efficace l'importanza di utilizzare lo spazio che c'è fra te e il difensore in maniera corretta. And then here's run it. All you gotta do is get him to drive. You get a linebacker out there with your tight end type guy, take advantage of it. How often are linebackers out on an island out here? Not very often. They're not very comfortable. They probably have shit dripping down their leg. In questo caso, per esempio, abbiamo un ricevitore col fisico di un tight end allineato come ricevitore esterno che viene coperto da un linebacker. Dobbiamo prenderne vantaggio di questo mismatch. Freezes them and leaves them. We want to freeze them and leave them. Lo congelo e me lo lascio lì. Here's an example of it from an inside fade. Okay? Same concept. We want to stutter, peek, and leave. Questo è un esempio di un ricevitore interno, un inside fade, con la stessa tecnica. I love marrying this with inside fades. All we got to do is freeze this guy. Quando corriamo un inside fade, la miglior cosa che possa fare è congelare quel giocatore lì, non c'è più nessuno dietro. He's sitting back, he's sitting in the chair, he is not ready to break with me. He
He can't mimic my break. We have a lot of grass out here to throw and play ball on. Il semplice rallentamento fa sì che il difensore in questo caso si sieda come su una sedia. Quindi come io riparto non c'è modo che possa stare con me. And then here are some old timers running it. This is Sterling Sharp, one of the best. He got his career shut. This is against Rod Woodson, the Hall of Famer, 2 different positions. So I don't want to hear it's a bad DB. They were running against bad DBs. This shit works if you run it correctly. Questo è un filmato d'annata. Vediamo 2 grandi giocatori e non voglio sentir dire che riesce a correrlo perché c'ha un difensore scarso davanti. Il risultato è sempre frutto di quello che fai. Joe Horn. Joe Horn. Patient. Guardate com'è paziente qui e se ne riparte. We did not invent the wheel. People have been running the same shit we run for years. Nessuno è qui a inventare la ruota. Stiamo facendo le stesse cose che ci sono state in giro per anni, decine di anni. So now we're going to dive into the post corner. Post is the origin, should look like a post until it's not. Di nuovo, guardiamo la post corner, tutto deve essere come la post, però non lo è. Ideally, we want to stay 3 steps onto the post and our head's going to find the QB. Come per la slant, vogliamo stare 3 passi nella post e con la testa a guardare il QB. We want to exit on that third with 1 single pressure step. E vogliamo uscire dalla post sul terzo passo con un singolo passo di pressione. And whatever your corner rules are, so some teams say 25 yards on the sideline, some teams say outside the 30 front pylon, some inside the 30 back pylon. The post corner should mimic whatever your corner rules are when you exit. No, indipendentemente da come insegnate la post e la corner, non mi interessa se dovete puntare al primo pilone, al secondo, alla linea del 30 yard, quello che volete, tutto deve essere uguale. So here's Michael Thomas. Michael Thomas does not snap his head and eyes, but he does a great job making this look exactly like his post route. Lui, l'unica cosa che non fa bene è di girare la testa, però tutto il resto la esegue nello stesso modo in cui esegue la post. And then he just does Michael Thomas shit with the adjustment. I have watched this with several people. We think Alvin Kamara might be running the wrong route here. We got 2 guys pissing in the same Coke bottle. Qui l'hanno guardato con altre persone, probabilmente uno dei 2 sta sbagliando perché finiscono nella stessa zona di campo. Uno dei 2 sta facendo... Let's take a look here. Aggressive and violent off the ball. Immediately threatening safety. La cosa importante, esce dalla stance e sta violentemente attaccando il profondo senza esitazione e minacciando la safety. Single pressure step to the post. It looks like he's ready to go up top. Quindi un passo di un pressure step viene verso l'interno, sta comunicando che lui si prende il centro del campo. 1. I'm sorry, I apologize. Pressure step 1, 2, pressure step exit. High angle coming out to mirror that of your corner angle. Quindi di nuovo 3 passi dentro, pressure step esterno e adesso sta facendo a specchio la traccia dall'altro lato, mentre la safety è con il peso verso l'avanti. And he does not look right away. Now he tracks this ball, makes a play on it. Quindi non è che appena esce cerca il pallone, ma dopo torna a essere un ricevitore e deve aggiustarsi sulla palla. Here's another post corner. Here's Amari Cooper at the bottom of your screen. Vediamo Amari Cooper in fondo allo schermo. Same concept. Breaks it high. Okay, breaks it high. The quarterback is going to throw him flat because of this defender in the sky. Quindi questo è lo stesso concetto, fa il break all'interno e dopo tira fuori, il QB tiene la palla un po' più corta perché c'è una safety che potrebbe intervenire.
quindi costringe il ricevitore a tornare un po' più indietro, dovuto al fatto che c'è una safety in zona. Single pressure step, 1, 2, 3, single pressure step to exit. Head and eyes, exit. Pressure step, testa, occhi, uscita. Make it look exactly the same. So blaze out is like some teams will use it as a route adjustment on a post corner. It's really just a post corner that breaks flat out. Allora, blaze out, alcune squadre lo chiamano un aggiustamento della post corner, è una cosa che è molto simile. And all the coaching points are very similar. We're just breaking out flat. The most important thing here is, though, and this translates to everything, the technique at the break point is extremely individualized, and it's really determined by who your receiver is. Not everybody is going to be able to exit this route the same. Allora, la tecnica di uscita da queste tracce è molto personale, dipende dalle capacità di ogni singolo giocatore. Quindi viene cucita addosso ai movimenti che fa il singolo giocatore. Non tutti lo possono fare nel solito modo. We're going to take a look at what I mean by that. So here's Julio Jones, best receiver in the NFL, can do anything you ask him to do. He's going to run a blaze out, okay? Questo è Julio Jones, uno dei migliori ricevitori, può fare tutto probabilmente lui. Single pressure step to the post. My head and eyes are out. I look, we look, he looks. Single pressure step, gli occhi vanno all'interno, il cornerback viene dentro, crede alla post. Pressure, 1, 2. Now here's his third step to his blaze out. Questo è il terzo passo verso il blaze out, che è Ideally, it's a single pressure step. Idealmente dovrebbe essere un solo passo. Okay, we will get some guys that'll really snap one to it. That's really individualized. But ideally, we get guys who are able to single pressure step it. Se riuscissimo a farlo con uno solo sarebbe perfetto. Qualche giocatore ha bisogno di farne un paio, perché io mi devo portare poi molto piatto all'esterno. Now, this is the important thing I was referring to. It's negligent for me to expect my 14-year-old kid to exit his blaze out the same way Julio Jones does. And I'm going to show you what you're going to see kids do in a second. Sarebbe una negligenza, sarebbe completamente sbagliato se lui si aspettasse che i ragazzi a cui insegna di 14 anni fossero in grado di uscire da questa finta di traccia nello stesso modo in cui esce Julio Jones. Now, Julio does a great job. He makes it look exactly like a post route. But the most important thing that we need to understand is not everybody's going to look like this. Watch where Julio's next stride is. It's already into his blaze out, which is very rare. Guardate il passo successivo a questo pressure step che riesce a fare dove finisce, è già nel percorso della nuova traccia. Takes very unique force production and absorption qualities to be able to do this. È una qualità di produzione e assorbimento della forza non comune, quella di You'll Julio see a Jones. lot of guys put this next step underneath themselves, right, which is fine. It's fine, which is rather than kind of have it already out in the route. Molti ragazzi metterebbero un piede sotto anche per sostenere l'equilibrio, che andrebbe bene, non ci sarebbe nulla di sbagliato. Lui riesce a fare una cosa fuori dal comune. And we'll look at it one more time at full speed, and we'll take a look at 2 more blaze outs. Now, here's an example, okay? Marquise Goodwin is a sprinter. He is an elite linear threat. He's single pressure step. 1, 2, 3. Now, here's his other pressure step. Look at where his upper body is, where Julio's nose was over. He's high, which makes it hard to get out of this. Quello, fino adesso ha fatto tutto abbastanza bene, ha fatto una parte verticale. Questo giocatore è uno sprinter, ha fatto il break interno. In questo pressure step lui è rimasto indietro con il corpo
è indietro con il busto e con la testa e diventa molto più difficile spostare il corpo verso l'esterno adesso. So while we would ideally like to be nose over a little bit more to get out of the break easier. In maniera ideale sarebbe la maniera ideale sarebbe quella di avere la testa sopra il piede. But watch where his next foot strikes in Guardate relation dove to his, finisce il prossimo passo in relazione a dove è adesso. in relation to his center of gravity compared to Julio Jones. It's more upfield, and now he has to take another one to get into his route. Rispetto a come l'ha eseguita Julio Jones è molto più avanti e gli richiede un passo aggiuntivo per riuscire a girare verso l'esterno. What you're gonna see more of. Julio Jones is a good model to follow, but we just need to look at these guys as parameters, and then try and fit our guys into those parameters based on their individuality. Le caratteristiche di Julio Jones rispetto a questo giocatore sono diverse, quindi dobbiamo anche comprendere quelle che sono le loro armi, le loro qualità. But here's a good rep. Pressure step, head and eyes. Roll out of this thing. Pressure step, head and eyes. He can't even look because he's completely turned around. Lui fa il break dentro e il difensore è completamente girato, non riesce neanche a vederlo. I don't know if anybody in here coaches DBs, but this is not good. Non so se fra gli ascoltatori c'è qualcuno che allena i DB, ovviamente quello che sta facendo il defensive back è completamente sbagliato in quel momento. Hopefully we're not teaching that. La speranza è che nessuno stia insegnando a fare questo. And then here's another example, same thing we just spoke about Marquise Goodwin, is just Deshaun Jackson, like putting that foot back underneath himself rather than getting it out to the route. So 1, 2, 3, now his second step. So here's his pressure step back out. Now look where this one is. Just some guys can't generate and absorb force the same as other guys. So to sit here and say this is a bad route because it doesn't look like Julio Jones is wrong. Okay, this is a good route. Just because it doesn't look the perfect way or the correct way. Correct is, it's an arbitrary term. It varies based on who you're talking about. Anche la traccia stiamo vedendo qui non riesce a portare il piede dopo il taglio di nuovo nella nuova direzione, ma non è perché Julio Jones riesce a farlo e questi due non ci sono riusciti e che stanno correndo una traccia in modo non corretto. Fa parte probabilmente anche delle loro caratteristiche. We create our separation by making this look like a post. Not, the way we exit it maximizes it, but the way we create it is by making it look exactly like a post. La separazione in questa traccia la creiamo facendola assomigliare, facendola sembrare alla post. Poi possiamo trarre un ulteriore vantaggio, ma la questione cruciale è che sia una post fino a questo punto. Here's one more example of Michael Gallup. He's going to use like a snap down rather than a pressure step. And that's fine. That's it. That's his separation skill. Where he actually you could see himself snap himself into his break. Snap, qui, 1, 2. Qui la differenza è che fa uno snap verso l'interno, 1, 2 e poi viene di nuovo fuori, ma probabilmente è il modo in cui lui corre la post. Biggest thing here is that it looks exactly like a post, right? Look at this DB. He's ready to chase this post down as we're breaking flat underneath him. Il defensive back ci sta credendo alla sua finta di posta perché è già nella posizione per portarsi in copertura verso l'interno. If we're not selling, he's not buying. Se noi non siamo solidi, credibili, loro non se la comprano. All right, this will be the last route we cover. We call it a post go. I think it's a really good route. I don't think enough teams run it. Excellent route versus any too high look, quarters, cover 4 or cover 2. Post is the origin. Sorry, go ahead, coach. Questa è l'ultima traccia che vediamo, la Pogo, che è un post and go, e funziona molto bene contro qualsiasi forma di difesa con 2 safety alte.
Post is the origin, should look like a post until it's not. 3 steps to the post, just like our post corner and our blaze out, and a single pressure step to exit the route. La tecnica è molto simile a quella della post corner, deve tutto assomigliare alla post fino a che non diventa una cosa diversa. La cosa diversa è single pressure step e verticale sul terzo passo. So here's Mike Evans at the bottom of your screen. Attacks, post, and let's go. Let's play ball. So we're really manipulating this safety one-on-one. And he has to, when we give that post break, he's the only player responsible to cover it. So he's not even on the screen right now, but he has to drive it. Quello che dicevamo prima, sapere chi stiamo manipolando. Quando lui corre questa traccia, il corner lo lascia sfilare e fa il taglio verso la post, la safety è l'unica persona che lo può coprire, quindi lui deve credere alla sua finta di post. Ora non lo vediamo nel video, ma ci deve credere. So here's our pressure to the post. Head and eyes. Okay, pressure to the post. Pressure to the post, testa e occhi di nuovo. 1, 2, 3. Sprinter. No longer receiver. Sprinter. Sul terzo passo, single pressure step, diventa lo sprinter. Now let's play ball. Now I'm a receiver. Now I got to do what I get paid to do. I got to track this ball. Let's go play. But let's see it again from the all 22 and see how he manipulates this safety. Watch how he manipulates this guy. Guardate la safety come viene manipolata dal suo movimento. He's responsible to drive this route. They're even in a Tampa where this guy kind of drops to the post. He's still driving it. Anche se c'è quella che si chiama Tampa 2, in cui il middle linebacker si infila in mezzo alle due safety, anche se c'è quel tipo di copertura, è inutile. All we have to do is get this guy to drive a little bit. And while we're going this way and he's moving this way, it's over. And here's one more example, full speed. Last route of the day, same route, just different player against press man, okay? Ultima traccia del giorno, contro una copertura press man. Threatens vertical. There's nothing to tell these guys. This is not a post route. Non c'è niente che non dica al cornerback che non è una post. So here's the pressure step to the post. Here come my head and eyes, right? They don't know if I could see the quarterback. Pressure this step. little snap is all they need to see. Pressure step, testa e occhi. Anche se lui non sta guardando il quarterback, il corner riesce a sapere, vede il movimento della testa, pensa che stia guardando lì. So now I'm not only manipulating this cover defender, okay? So he's riding on the post, but now when I snap my head and eyes, it triggers the safety to drive it. Non solo il movimento della testa e degli occhi verso il QB sta manipolando il corner, sta anche attirando la safety, perché la safety viene giù per dare una mano al corner. Okay, so we're going to see it. You're going to get the pressure step. 1, 2, 3, pressure step, sprinter. Let's go get this thing. We got to get going. It's coming over the top. I got to get on my horse. Now I'm a receiver. Sprinter. Now I'm a receiver. E adesso torna a essere un ricevitore. And one more time. And that'll Coach, do it. Coach, Yes, sir. That is the end of it. Coach, Yes, you sir. can go ahead for, I think, one last topic. Okay, 10 minutes. We'll go. Okay, perfect. All right, so beautiful. We'll go over the corner post. Another exceptional too-high beater. Corners, the origin should look like a corner until it's not.
3-step. Oh, I'm not sharing my screen, so I apologize. We see from your face. Yeah, sorry. You don't want to see that mug anyway. No, Right, vediamo la corner post, che di nuovo è una corner, deve assomigliare a una corner finché non diventa che cosa? All right, you guys, you got my huddle now, coach? Yeah. All right, awesome. 3 steps to the corner, so it's similar to the post corner, it's just breaking corner first. We already said that. Okay. Go ahead. So here is the slot receiver, top of the screen. He's great, too high beater, okay, like a mirrored smash type concept. We're manipulating this safety. Quindi questa è un'ottima traccia contro di nuovo una copertura con una shell 2. Stiamo manipolando la safety. Io parto e devo vendere una corner come prima cosa. And the safety even does a really nice job playing it, okay? But the receiver runs the route so well, and he's so patient in his break that the safety has to break on the corner. In questo caso la safety avrebbe fatto anche un ottimo lavoro a cercare di coprirlo, ma il ricevitore l'ha fatto veramente molto bene. So here we go. Questa è una sorta di variazione della smash con le tracce a specchio da una parte e dall'altra. Single pressure step to the corner, okay? Here comes the pressure step. Passo di pressione verso la corner, verso l'esterno. We're not chopping our stride. Non stiamo accorciando i passi, accorciando la falcata. Okay? One step. Now my head and eyes are looking. This safety does not move until I start looking with my head and eyes. Quindi, se notate, la safety se ne sta buono finché non vede il ricevitore che gira la testa e gli occhi. A quel punto inizia a credere che sia una corner. Okay, the safety actually does a really nice job staying square rather than opening up the turn and run, in part due to him being to the boundary. E la safety fa veramente un ottimo lavoro a non aprire le anche e andare verso di lui, in parte anche perché è dal lato stretto del campo. There's less room to cover. But regardless, pressure step, very patient on his corner. 1, 2, 3, pressure step back. Il ricevitore è molto paziente nei 3 passi belli lunghi e distesi verso la corner fino a che non fa un altro pressure step e viene dentro come una post. Okay, these are things that we need to discuss in game plan. How deep does this hook curl defender drop? If he's dropping super high, we got to take this super high. If he's dropping kind of flat, we can break this a little bit more flat. Alcuni dettagli si possono discutere nel momento in cui si fa il game plan, ad esempio nel caso specifico sulla profondità di drop del linebacker, del ricevitore Carl. Se lui viene molto indietro, come in questo caso, io devo fare la traccia più profonda. Se fosse stato più corto avrei avuto modo di fare il break anche prima. But if he rushes this route on the corner, this guy's still able to recover because he's still square. Se lui fosse andato molto, avesse fatto poca finta verso l'esterno, la safety sarebbe stata in grado di recuperare perché tiene le spalle parallele. And then here it is versus different coverage. So now we have a high outside cover defender. Adesso abbiamo un giocatore in copertura che è profondo e esterno. We want to keep him out there because now we have route leverage. This is technically an inside breaking route. We'll keep him outside. A noi non ci pare il vero che lui se ne stia all'esterno perché comunque è una traccia che finisce con un taglio verso l'interno. So we're just going to attack vertical. Attacchiamo verticali. Stick and stick. Pressure step, pressure step. Andiamo fuori, ce lo teniamo fuori e poi facciamo il taglio dentro. Attack vertical. Pressure step. We're going to talk about the angle he takes here. Ora parliamo degli angoli che sono presi qui. Okay. So you guys, I'm sure, have heard chase the near hip or get in the blind spot, okay? So when we get to the top of, okay, go ahead, coach. You can translate that. I apologize. Chasing the near hip, the blind spot. Ok. In questo caso vogliamo inseguire l'anca più vicina
fino a un punto cieco, fino a un momento in cui non ci vede più. Now I don't want to stem out here because I like my leverage. I like being inside on a corner post. Quindi io qui non cerco di attaccarlo verso l'esterno perché mi piace il leverage che ho, mi piace che lui se ne stia all'esterno, quindi la parte verticale è proprio verticale. So we attack with a vertical stem, no stem left, stem right, no spray. Non mi allargo, non mi stringo, me ne sto bello dritto. Now I pressure step. Adesso faccio un bel pressure step, attacco, I glue my eyes. quindi attacco, porto i miei occhi a guardare l'anca all'esterno And I chase it. e la inseguo. Non appena lui... Now he cannot see me. In questo momento in cui lui sta girandosi non mi può vedere. And I'm in his blind spot on my third step. Quindi nel terzo passo, quando lui è nel momento in cui perde la visuale, I slip back underneath him. Now, gli scivolo sotto e attacco profondo. Unbelievable job recognizing where this safety is. E l'altra cosa fondamentale è avere consapevolezza di dov'è la safety. Rather than bending it like a true post, he kind of takes it up the hash. Lui qui la mantiene verticale perché vede la safety che occupa il mezzo, invece che portarla veramente come fosse una post. And then we're going to take a look, same concept, one more time at this full speed, and then we'll take one more look from a different receiver. E adesso vediamo la stessa cosa fatta a un ricevitore diverso. Here's Doug Baldwin, same concept, high and outside, corner post. Abbiamo una corner post vertical. Di nuovo con una copertura profonda e esterna. Attack vertical. Now I'm going to single pressure step. Attacco verticale, un singolo pressure step. And stare right through his hip. E punto la sua anca. I want to act as if I'm going to try and slip him. Sto cercando di capire se riesco a scivolargli sotto. He cannot see me. Adesso, mentre lui sta facendo la rotazione, non mi può vedere. Sfrutto questo momento per scivolargli sotto. He speed turns and we win the route. Nel momento in cui lui fa la rotazione, vinciamo facile all'interno. Unfortunately, you'll see the guard, I believe, get bench pressed into Russell Wilson, so the ball doesn't come out. Qui purtroppo non vediamo la palla perché la guardia viene sparata su Russell Wilson. Ok, coach, direi che ci siamo. Okay. Quindi possiamo iniziare la parte delle question and answer. Ok. Fabrizio. Allora, abbiamo la dico in italiano così capiscono tutti e poi la faccio in inglese. Sì, dillo anche quello che sta succedendo a Mike. Sì. Abbiamo una domanda di Alessandro in cui dice: ci sono double move più appropriati ai flanker e altri ai wide receiver? Io la faccio vorrei capire se è più legata ai ricevitori interni o esterni o se è proprio al flanker. So, Mike, the original question we're trying to clarify is, there are double moves more appropriate to flankers and other more appropriate to wide receivers? It depends on what the double move is. Most of your longer down the field shots are usually to your outside receivers. But you can really run anything. It's based on what you run in your offense. Like if you don't run any posts from the slot, you can't run post corners from the slot. I mean, you can, but it's not mirroring up with anything. Does that make sense? In realtà, è più legato, sono più legate le tracce a quelle che realmente corre quel tipo di ricevitore. Noi vogliamo fargli correre e disegnare un attacco in cui si fa una finta su una traccia che sto eseguendo in modo regolare, ha più senso messa in questo modo. The other thing is most of our outbreaking double moves are going to be from inside. Most of our in-breaking double moves are going to be from outside.
E in aggiunta a questo ci sono delle cose che appartengono alla logica, ovvero tutte le tracce che hanno un break verso l'esterno principalmente vengono corse da ricevitori interni e Very good question. e in opposto tutte le tracce che hanno un break verso l'interno principalmente vengono eseguite da ricevitori che partono allineati all'esterno, quindi lo stesso vale per le double move che si appoggiano su questo tipo di tracce. Ok, seconda domanda di Massimiliano Delfino. Quali tecniche usa contro un bump and run? We got a question. What techniques do you use versus bump and run coverage? Is it routes? I guess it's not route specific. So if we get press coverage, we work, and it's obviously this could be a lecture on its own. But the techniques we use jabs, which I actually have a video of. Let me pull that up. Let me translate this part meanwhile. Allora, questo sarebbe il titolo di un'altra sessione a parte perché è molto generica e non è specifica della traccia double move. Dipende di nuovo dalla copertura. Adesso sta cercando un video. Ci sono alcune tecniche, tra cui il jabs, quello di portare via le mani. At the line of scrimmage, and we can really do a presentation on this on its own. But one thing we work the most of are types of jabs. Okay, and I'm going to pull this up right now and show you how we teach them very quickly. Le cose che vogliamo fare sulla linea scrimmage è alcune tecniche di jabs, di come difendersi, e adesso le sta tirando fuori e ce le fa vedere nel video. You guys have my huddle? Yeah. So the first thing we do is we work our feet before anything else. Okay? Prima di tutto ci esercitiamo e alleniamo con i piedi. I don't like the ladder, but we'll use it for single jabs because I think it does a good job working our hip with our foot. Usiamo la scaletta anche se non è la sua preferita per allenare il movimento del piede singolo. So we'll work single jabs in the ladder, and I like it because my foot and my hip have to cross this line to know I'm jabbing appropriately. Quello che ci piace dell'uso della scaletta è che per fare questo esercizio deve passare la linea della scaletta sia il piede che l'anca, e questo è il movimento di jab. Then we'll work into a moving jab. Adesso vediamo il moving jab. Right into a stationary double, like we're at the line of scrimmage. Quindi possiamo fare un double jab da fermi, come se stessimo partendo dalla linea scrimmage. Into a triple. E addirittura un triplo. Okay, super important when we're using these. We're pushing off the instep of our foot and we're shifting our weight from hip to hip. It's not just me picking my foot up and putting it down. Non è solo alzare e abbassare il piede, io sto spingendo con la parte interna del piede e sto spostando il peso da un'anca all'altra. It's my foot, my hip, my shoulder and my head all moving together. Quello che si deve muovere insieme è tutto un lato del corpo, quindi il piede, okay, l'anca, le spalle e la testa. We will pair that with either a shed technique, which I don't believe I have film of, but I do have film of the blade technique we use. Quindi insieme a questo lo accoppiamo, usiamo quella che è la shed technique, di cui non abbiamo il video, okay, ma abbiamo il video di... What's the name of this technique we're showing? Blade. Blade technique, I'm sorry. Okay, so this is an example of what we refer to as the blade. Okay, so we're just going to try to eliminate our shoulder that he's trying to jab. So we'll work our jabs and we'll finish with the blade. You'll see that dip, and where if he shoots his hand, he's getting on my back rather than my shoulder. La tecnica blade fa in modo da non concedere la spalla che vorrebbe colpire il difensore. It also works versus a catch defender or like a linebacker trying to jam.
Questa tecnica funziona non solo sulla linea di scrimmage, ma anche su quello che viene definito catch defenders o comunque un linebacker, cioè un difensore che nell'underneath cerca di non farci andare all'interno o all'esterno a volte. It's very sudden, and it's just that slight dip and turn. Improvvisamente io mi devo abbassare e girare. And the other thing, let me stop sharing so you could see me the other two things will work at the line with our hands will be a slap with a chop paired. So if he's shooting his hand at this breastplate, I'm slap chop quick. Quindi una delle cose che usiamo è quello di afferrare la mano che sta cercando di colpire il torace da parte del difensore e di fare il chop con l'altra. Or for example, if I'm trying to outside release and he's shooting to this shoulder pad, I'll just shed it off really quick. O se io voglio andare verso l'esterno e lui mi sta colpendo con lo shoulder pads, con il braccio me lo schermo, come avessi uno scudo, me lo porto via. And then we'll also give the guys that hesitation where they could play with tempo and a speed release. But that's really it. And then we let them kind of pick and choose what they feel they are most comfortable with. Altre tecniche che si usano sono la speed release, cioè cercare di uscire velocemente, oppure quella di lavorare sul tempo e quindi di esitare prima di uscire dalla stanza della linea di scrimmage. Lasciamo in genere scegliere ai giocatori come mischiare queste tecniche e avere una serie di armi nel proprio bagaglio da poter utilizzare. Thanks, Mike. I have one more question. Yes. Allora, domanda da Davide Ravaioli sulla hitch and go. Vediamo sempre i ricevitori girare verso l'esterno dopo la finta. Ci sono delle situazioni, magari con un difensore molto esterno, in cui può essere utile uscire dalla finta verso l'interno, o è sempre meglio girare esterno al difensore ovunque si trovi? We have a questions regarding the hitch and go. All right, He says that we often see wide receiver to wrap outside the defenders. Absolutely. Turning and trying to get outside the defender after the fake. Is there any situation, possibly with a defender lining up very outside, where it can be more appropriate or useful to exit toward the inside instead of outside? Yeah, I mean, to me, then it's less of a circle release. Like I'm not. Hold on, let me pull the thing up. So I wouldn't circle it as much, and what I mean by that is, if I'm going to release inside, right? Look at how outside this guy is here. Mm. Where do you think he's going to drive to? He's not going to drive here. He's still going to drive at the minimum this shoulder. Mm-hmm. That makes sense. Allora, we can still circle it outside. The only place I would not is if it's cover zero, and we have to get out of it quick, and I would kind of just stutter flash and go. Mm-hmm. But most of the time, I mean, there's no reason for us not to, because he's got to drive at least one of these shoulders. Se vediamo questa situazione in cui io ho un ricevitore che è molto profondo e molto esterno, non ho nessun problema a rilasciarmi fuori anche se lui è molto esterno, perché il difensore nel momento in cui vede fermarmi per la hitch almeno viene a attaccarmi la spalla esterna se non quella interna, e comunque mi concede lo spazio per andare fuori. L'unica condizione in cui non lo farei mai è se ci fosse una cover zero in cui ci aspettiamo un total blitz da parte della difesa e probabilmente il QB non avrebbe il tempo per aspettare questo tipo di traccia. Allora in quel caso, in questa situazione, io potrei fare una specie di stutter e ripartire verso l'interno dove ho spazio, però è più una situazione tattica che una tecnica legata alla singola traccia. Dunque, noi dovremmo avere finito le domande se non ce ne sono altre.
we should have finished the questions if we don't have any last minute one. Thank you, Mike. Great My seminar. pleasure. You have many congrats from all the participants. So it's a very, very nice meeting. Thank you.